Ok, eccoci qua quindi al secondo appuntamento di questa settimana, la seconda parte, come vi dicevo, del Model Creator in Exocad Plovdiv 2.4. Oggi andremo ad usare ancora un caso demo, come vi spiegavo, proprio perché io in casa non ho opportunità di caricare altre cose, quindi sfrutteremo quelli che Exocad ci propone, cercando sempre di fare appunto un percorso che possa essere intuibile a tutti e facilmente eseguibile. In questo caso l'ordine sugli elementi è stato deciso come abbatment individuale, ma diciamo che per quanto ci riguarda è relativo, perché oggi ci occuperemo solo della parte del Model Creator, vedete qui a destra, quindi non andremo in CAD ma in Model Creator, cioè a creare, a realizzare i nostri modelli virtuali da scansione, digitali da scansione intraorale. Quindi apriremo il nostro Model Creator e, come abbiamo già visto anche venerdì scorso, il nostro Model Creator qui sulla sinistra ci offre il tipo di modello. Vedete che dentro ce ne sono quanti ne volete, un semplice piatto per creare un modello singolo, oppure modello con monconi estraibili e denti adiacenti estraibili e così via. In più sono state inserite una serie di stampanti, le più famose, e io oggi userò, come l'altra volta, diciamo quella che più commercialmente è riconosciuta sul mercato, la Formlab, e decideremo come qualità di stampa un 50 micron. Quindi andremo ad impostare questo spazio dedicato alla stampa di questi modelli, deciso su questi due volumi, che sono appunto il piatto azzurro la parte superiore e il piatto verde la parte inferiore. Potrete orientare questi modelli in tutti i sensi, quindi potete muoverli in senso orizzontale, verticale, tutto quello che andrà in rosso sarà fuori dalla produzione, e in più potete anche regolarli sempre con il control in questo senso o in questo senso, quindi vedete che potete ottimizzarli nel migliore dei modi. La cosa importante secondo me da seguire in questo caso è l'altezza della realizzazione di questi modelli, in quanto soprattutto nel superiore abbiamo bisogno di spazio, vedete, per appunto il posizionamento degli analoghi, quindi magari più li tenete alti, e magari soprattutto la parte superiore, e meglio è. Ovvio, senza eccedere, perché poi andrete a sprecare anche un sacco di materiale. Diciamo che così più o meno possono andare bene, per cui in fase di esecuzione il processo si avvia quasi con una parte con una parte del processo CAD, quindi mi lascia scegliere il tipo di libreria, che in questo caso sarà inserita appunto nelle librerie delle demo di Exocad. In questo caso andremo a fare un modello creato appunto con maschere gengivali artificiali, quindi prenderemo questo tipo di scan body e questo tipo di geometria. Con la solita procedura andiamo a fare un clic sul piatto di questo scan body, e tenendo premuto il control e facendo l'adattamento best fit, lui ci dà anche una mappa colori che identifica appunto la posizione corretta o meno di queste geometrie all'interno dell'alloggiamento dello scan body, appunto della scansione dello scan body. Questa operazione viene ripetuta su tutti gli impianti ovviamente, quindi dente 21 come vedete, sul dente 24 con il best fit e control vedete che vi dà anche il grado di allineamento, e sul dente 26 stesso discorso, control, avremo questo accoppiamento che vedete i valori vanno da 0 a 1/10 di errore, quindi vedete che siamo tutti al di sotto dei 2 micron di errore, per cui allineati in maniera molto performante. Sapete che quasi sempre questo tipo di impronta derivano da scansioni intraorali, per cui il software ci propone di poter pulire tutti quegli oggetti che creano rumore a questa scansione, ma vedete che questa scansione è già stata pulita perfettamente, per cui possiamo saltare questo passaggio di taglio ed andare avanti ed entrare nel processo vero e proprio di realizzazione del modello. Quindi la prima cosa che andremo a fare è a definire quelli che sono il riconoscimento automatico, i profili di emergenza, cioè i perimetri che delimiteranno i tunnel trasmucosi, quindi i percorsi trasmucosi. Questo perimetro che andremo a realizzare automaticamente con 4 punti ovviamente può essere modificato, potremmo andare ad eliminare con il cancel alcuni punti, e può essere migliorato in base a quelle che saranno appunto le caratteristiche di lavoro. In questo caso saranno degli abbatment, quindi se fossero realizzati in metallo sarebbe corretto ottenere questa linea al di sotto del profilo di emergenza.
Bene, ma non è questo il problema di cui ci occuperemo oggi, per cui andiamo avanti e andremo a fare la stessa cosa sul dente 21. Vedete che il Wizard vi guida, importante non sbagliare elemento, capita spesso, ma è importante che non sbagliate elemento, altrimenti mandate in tilt tutta la produzione successiva, dalla parte appunto della realizzazione del modello a quella del CAD. Vi sarà capitato sicuramente, per cui state un po' attenti in questa fase e vedrete che tutto andrà liscio. Quindi anche qui andremo ad ottimizzare quello che sarà il nostro profilo di emergenza sull'incisivo e andiamo avanti. Vi ripeto che alle domande risponderò alla fine, in quanto, come sapete, Facebook ha ritardo di qualche secondo, ormai è diventato quasi un minuto, per cui non riesco a rispondervi in tempo reale. A fine del live io rivedrò tutti i vostri commenti e cercherò di rispondere per quanto mi è possibile a tutti. Stesso discorso sul 24, quindi definizione del profilo di emergenza. Step successivo, dente 26, 4 punti, e lui come fa per la linea di margine degli intassi? Cerca il profilo di emergenza nella zona di massima esposizione appunto dell'angolo del profilo. Sempre in modifica nel caso in cui vogliate correggere qualcosa. Bene, fatto questo processo, lui entra nel vero senso della parola nell'elaborazione e nella costruzione del modello virtuale digitale. Quindi mi lascia ancora decidere, come avete visto anche l'altra volta, se voglio rimuovere o rendere rimovibili con delle carotine anche i denti prossimali, quindi 11, 22, 23 e 27 e dall'altro lato 17 e 15. Non lo faremo questa volta in quanto creeremo delle maschere gengivali per l'accesso agli impianti, per cui andiamo avanti con il processo di realizzazione e vi mostro come poter lavorare in questa fase. Quindi intanto vedete che lui ha caricato i suoi analoghi con le camicie virtuali di inserimento degli analoghi nel modello. In più, in questa nuova versione è possibile, oltre che creare, si poteva già anche nel Matera questa cosa delle maschere gengivali, ma le impostazioni sono un po' cambiate, quindi adesso andremo a creare ad esempio una maschera gengivale. Posso decidere che tipo di maschera voglio realizzare, che spessore minimo e tutto quello che volete, e in più posso decidere se inserire o meno delle ritenzioni. Vedete? Flaggando su questa scritta ritenzione, lui mi creerà delle ritenzioni del diametro di 1 mm, distanziate l'una dall'altra da un millimetro, quindi decidete voi questi valori come ritenete più opportuno. L'unico consiglio che posso darvi e mi sento di darvi è che quando stamperete queste parti separate, che saranno appunto la componente ortopedica, di stamparlo con una resina morbida, perché queste palline poi faranno un po' di fatica ad essere calzate perfettamente. Per cui una volta che ho deciso tutti i valori per le maschere, che poi non sono tanti tranne lo spessore minimo, vado ad aggiungerne una, quindi lui mi creerà la prima che decido io da dove iniziare, per cui partiremo dal dente 16. Sapete che queste maschere anche in analogico è più opportuno averle più estese possibili, almeno in questo senso, per poter accedere ed ispezionare tranquillamente quella che è la testa del vostro impianto. Aggiungiamo e lui memorizza la maschera 16, vedete qui in basso a sinistra maschera 16, e mi porterà sulla successiva, quindi magari andremo a fare la maschera sul dente 21, sempre tenendo conto dell'impronta, quindi magari non andare ad avventurarsi in spazi che magari non sarebbe in grado di gestire, e dopo un primo profilo disegnato molto rapidamente andiamo a correggere tutto per ottimizzare appunto questa maschera gengivale a quelle che saranno le nostre esigenze di ispezione. Ok? Perfetto. Benissimo, ne voglio ancora un'altra, le faremo tutte e tre visto che abbiamo il tempo dedicato solo a questa cosa, quindi vado ad aggiungere una terza maschera e vedete che intanto qui lui memorizza 16 e 21 e andremo a fare la maschera del ponte 24-26 che ovviamente sarà unica e non separata, quindi andremo a creare questa nuova maschera di ispezione tenendo conto appunto la lunghezza dell'impronta, quindi non andremo
ad invadere zone troppo vicine al fine impronta, diciamo. Ecco qua, e anche qui correggiamo fino alla fine tutto quello che è possibile correggere, dopodiché ecco qua correggiamo anche questa linea, volendo possiamo aggiungere dei punti proprio specifici per andare a fare un disegno più performante possibile. Quando abbiamo finito decidiamo, come vi ho detto, le ritenzioni da 1 mm, possiamo ancora impostare, vedete, che tipo di modello realizzare. Ad esempio, in questo caso andremo a fare un modello cavo, che posso anche decidere di non fare spegnendo questo flag, con uno spessore delle pareti da 2 mm, vedete, quindi lui mi creerà delle pareti da 2 mm. Inoltre è possibile inserire un offset orizzontale su questi analoghi che decideremo di volta in volta in base a quella che sarà la vostra piattaforma di stampa e soprattutto che tipo di resina andrete ad utilizzare. Sapete, le variabili nella stampa digitale sono tantissime, per cui io direi di fare un po' di prove partendo da un valore tipo di 50, 60, 40 micron a salire fino a quello che ritenete essere il vostro parametro perfetto per avere dei modelli congrui e coerenti a quelle che saranno le caratteristiche appunto dei vostri analoghi digitali. Si realizzerà il nostro modello, quindi vedete che lui farà delle booleane sui fori degli analoghi implantari e altre 3 booleane sulle maschere gengivali, come vedremo tra un attimo. Eccoci qua, questo è il nostro modello, vedete, perfetto in tutte le sue parti. Vedete, abbiamo creato un modello cavo con i fori per gli analoghi e il loro spazio tra l'analogo e il modello che abbiamo generato con l'offset orizzontale e le parti delle gengive separate. Quindi vedete che questo modello è possibile scomporlo togliendo appunto queste parti che sono le parti gengivali, e vedrete anche le ritenzioni in negativo sulla base del modello e ovviamente in positivo sulla base delle gengive, vedete? Perfetto, vi ricordo sempre di stampare queste resine morbide, altrimenti farete fatica a posizionarle sul vostro modello, oppure decidete magari di non metterle e fare soltanto un punto o delle piccole zone di ritenzione controllate. La fase successiva ovviamente prevede la realizzazione del modello inferiore con le stesse medesime caratteristiche, tranne che la gestione delle componenti implantari, per cui andremo a decidere semplicemente quello che sarà lo spessore del modello cavo, in questo caso da 2 mm, e realizziamo il nostro modello inferiore con le medesime caratteristiche. Tempo di elaborazione. Ecco qua, finalizzato il nostro modello inferiore, vedete perfettamente rispettato quello che è il nostro ordine, cioè un modello cavo a spessore 2 delle pareti, quindi assolutamente congruo a quello che sarà l'utilizzo poi in fase analogica di post-produzione e quindi senza nessun tipo di problema di deformazioni o cose del genere. Per cui andremo avanti con la nostra progettazione, e nella nostra progettazione è ovviamente previsto l'inserimento di pin di occlusione, quindi dei supporti che ci aiuteranno a creare questi simili articolatori, ma sono state inserite delle nuove applicazioni, dei nuovi articolatori digitali che ci permettono proprio di andare ad adattarlo poi a dei supporti analogici in maniera veramente interessante. Uno di questi appunto è questo supporto, che è il supporto per gli articolatori etero, per chi li conosce. Vedete che è possibile posizionarlo esattamente all'interno dei nostri modelli, potete orientarli nella direzione corretta, potete muoverli e posizionarli come volete. L'unica cosa che non può essere fatta in questa fase è esattamente la distanza verticale, cioè questa distanza è stata già stabilita appunto perché andrà
ad inserirsi perfettamente nel supporto analogico dell'articolatore Aitero, quindi potete muoverlo, rotarlo, ma questa sarà la distanza stabilita. Ce ne sono diversi, lo sapete, li abbiamo visti anche l'altra volta, tra cui anche magari tra i più interessanti secondo me c'è l'articolatore, se non ricordo male, dovrebbe essere questo, lo proviamo, sì, eccolo qua, che è molto simile allo stesso articolatore che ha creato il nostro amico Palladino e che ci permette appunto di andare, uno lo eliminiamo perché non ci serve, ok, ci permette appunto, l'avrete visto sicuramente sui social, molto carino, diviso in due parti, e ci permette di creare questo tipo di supporto molto interessante che poi va ad innestarsi una volta stampato su queste due componenti, che è l'asse cerniera che si crea su questo punto qui. Vedete, quindi ce ne sono diversi, di diversi tipi. Abbiamo anche, vediamo se ne riusciamo a vedere qualcun altro. Ok, questo via, ok, ci sono anche ad esempio dei connettori trasversali, ci sono delle palline che vanno inserite su altri articolatori di plastica, eccetera. Io oggi comunque preferisco mettere su questo tipo di base, che è quella che abbiamo utilizzato appunto con il supporto Aitero, poi magari singolarmente ve li andrete a vedere da soli e ve li scegliete come preferite. Ecco qua, il progetto deve avere ovviamente tutte e due le basi grigie. Nel momento in cui una delle due è rossa vuol dire che non è assolutamente in linea con quello che sarà il processo di stampa. Potete inserire un testo. Di solito viene inserito il testo del nome del paziente o dello studio. Io in questo caso utilizzerò il nome dell'azienda che ci sta aiutando per avere queste giornate gratuite, che è Roland DigiShape appunto, che ha sempre fatto questi appuntamenti gratuiti sia in azienda che presso i propri rivenditori, e continua a farlo online su queste live e su queste dirette Facebook. Quindi un grazie particolare a Valeria, Angelo e Loredana che ci seguono in regia e che ci supportano sempre per poter andare in diretta senza problemi. Questa grandezza, sia la profondità di questa scritta, che può essere o in aggiunta o in sottrazione, io preferisco l'aggiunta per motivi appunto di visibilità migliore rispetto alla sottrazione. Potete decidere di quanti decimi avere lo spessore di questa vostra scritta, o soprattutto la dimensione. Vedete, potete aumentarla fino a che avete spazio, ed ovviamente più la crescete, cioè più avete spazio, più questa scritta sarà ben leggibile. Inserito testo, inserito pin, via, finalizzazione e processazione di quello che è appunto la finalizzazione del modello. Ok, sapete molto bene dove finiranno questi componenti STL. Finiranno all'interno della nostra cartella HData che si troverà qui in Explorer, esattamente con le componenti separate, il model base superiore, il model base inferiore, le varie gengive e tutto il resto, per cui potete decidere voi il processo di stampa. Stampare, come vi consigliavo, le gengive con una resina di tipo soft, il resto con resina per modelli classica, che appunto sceglierete voi di conseguenza a quelli che sono i vostri principi e le vostre esigenze. Ecco qua renderizzato il nostro modello, vedete la nostra scritta, il nostro articolatore. Per noi il processo sarebbe anche finito e terminato con successo, ma il software ovviamente essendo partiti da un ordine in
TB prevede anche la possibilità di andare direttamente in fase di modellazione CAD, per cui io procedo normalmente, salvando ovviamente il processo che abbiamo ottenuto appena finalizzato, e il sistema ci riporta in fase CAD a quella che sarà poi la realizzazione scelta nell'ordine, cioè la costruzione di 4 abbatment individuali, cosa che ovviamente non vedremo oggi in quanto sia per motivi di tempo che per ovviamente motivi logistici, ma se voi nei vostri commenti fate richiesta eventualmente di poter vedere come lavorare su abbatment individuali, magari inseriremo una live anche su questo tipo di argomento. Intanto io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a venerdì sempre alle 16:30.